De Niro infinito. Dov'è? Qua giù. Eccoci qua. Manca pochissimo alla mezzanotte, siamo ormai addirittura di arrivo, ci lasciamo alle spalle questo 2022 e non potevamo non farlo assieme, come ogni 31 dicembre, in realtà credo che sia soltanto il secondo, ma come ogni 31 dicembre nel nostro Gran Galà di San Silvestro. Ma lo facciamo naturalmente tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, questo 2022 è agli sgoccioli, mancano pochissime ore. Innanzitutto, grazie per essere anche in questo video, anche la notte di San Silvestro, per parlare un po' assieme di quello che è successo durante quest'anno. Un anno un po' strano, un po' rivoluzionario anche sotto alcuni punti di vista e che naturalmente ha visto principalmente il mercato modificarsi in maniera significativa, soprattutto da inizio 2022. Lo facciamo insieme al nostro ospite, ma prima ancora insieme al nostro sponsor WeWatches.com, che ci mette a disposizione le metriche e l'andamento di mercato delle varie referenze, oltre naturalmente a tutte le spiegazioni e tutte le specifiche tecniche delle varie referenze di tante maison di orologi. L'iscrizione è assolutamente gratuita, il sito è completamente gratuito, WeWatches.com, insomma, potete curiosare. E naturalmente non sono solo, ma con noi c'è anche il nostro co-host, editor, insomma, direttamente dalle terre di Calabria, Rosario. Benvenuto Rosario. Ciao Ale. Benvenuto, benvenuto. Naturalmente qui a fianco a me non c'è nessuno, ma ecco, insomma, Rosario, sei elegantissimo, sei un signorino. Tu con quel padiglione sei un qualcosa di indecente, suave. Sì. E il 31 dicembre, tra pochissime ore, ci daremo gli auguri, insomma, di questo 2022 che volge al termine. È stato un anno molto particolare. È stato un anno che è iniziato veramente sopra le righe, con referenze, soprattutto Rolex, che aumentavano di circa 1.000 euro a settimana praticamente, e che trascinavano con sé anche tantissime altre referenze, come per esempio l'Omega Speedmaster, che da subito è schizzato tra gli orologi più desiderati degli appassionati, era difficile da trovare anche in concessionario. Insomma, è scoppiata la guerra purtroppo, e da allora, complice anche questo avvenimento, il mercato è iniziato a crollare. Oggi praticamente siamo a le quotazioni di circa un anno fa, quando, faccio un esempio su tutti, il Pepsi ceramica di Rolex viaggiava attorno ai 18.000 euro. Era arrivato sopra i 30 e oggi è praticamente crollato. Però prima di arrivare a questo, io volevo sapere da te le tue sensazioni da giovane appassionato. Cioè, come l'hai vissuto quest'anno intenso tra video, tra mercato, tra orologi, insomma, come è andato? Allora, diciamo che io quando ho iniziato ad approcciare il mondo dell'orologeria, non sono 10 anni come i tuoi, ma sono molti meno in realtà. Seriamente l'ho iniziato ad approcciare da un 3-4 anni, infatti appunto mi ritengo un ignorante in materia, ma comunque da quando ho iniziato ad appassionarmi molto all'orologeria e guardavo comunque i prezzi sono sempre stati alti. Negli ultimi 2 anni appunto si parlava di prezzi inarrivabili, quindi a me onestamente farebbe piacere che i prezzi tornassero a quelli che a volte sento dire da voi, no? Chi comprava 10, 15, 20 anni fa diceva ma io quello lì l'ho comprato a 5.000, a 3.000 euro. Cioè io per me è un sogno, no? Perché io vorrei averli tutti gli orologi, quindi io in cuor mio spero che il mercato, non dico crolli, ma comunque si riassesti a quelli che erano i prezzi una volta, perché comunque una volta tutti lavoravano, c'erano i reseller, come spesso abbiamo detto, che avevano diciamo hanno la loro storia, lavorano da tantissimi anni, quelli più importanti, quelli un po' più improvvisati scompariranno, ma sì, in realtà anche quelli improvvisati comunque hanno modo di fare margine, no? Perché certo, se un orologio lo compri a 5 e lo rivendi a 7, oggi lo compri a 3, lo rivendi a 5, il mercato crolla, gli appassionati possono comprare,
ma diciamo chi fa commercio di orologi continuerà a fare margine. Sì, sicuramente tra quelli dell'ultima ora, nel senso quelli che si sono inseriti adesso, secondo me, una parte un pochino si metterà in disparte, scusa il gioco di parole, ma, il problema vero secondo me è rappresentato dall'interesse che c'era intorno all'orologeria fino a qualche tempo fa e che ci Sì. sarà se il mercato crolla. L'impennata del mercato ha chiaramente portato tantissimo interesse, tantissimi nuovi appassionati che oggi magari ci stanno guardando proprio perché cercavano informazioni su questo strano mercato, sui Rolex, su come investire o guadagnare con gli orologi, tutte cose che da sempre abbiamo sconsigliato. Gli orologi sono una passione, sono un gioco, non si deve scherzare con i soldi che servono per altro. Come qualsiasi passione la si affronta con tutta l'oculatezza e tutta la calma che normalmente ci vuole, che si tratti di orologi, che si tratti di biciclette, di auto d'epoca e tutto quello che vogliamo. E a me che il mercato crolli non dispiace affatto, mi dispiacerebbe soltanto se fossi un reseller, non lo sono soltanto un appassionato, quindi il mercato crollerà e sta continuando a crollare, naturalmente non sappiamo cosa accadrà in futuro, però dico anche una cosa, no, rispetto all'interesse che potrebbe venir meno con il mercato che crolla, e cioè che fino a 5-6 anni fa, così come non c'eri tu, non c'erano anche tanti altri appassionati, non lo diciamo sempre anche con Stefano, con Paolo. Eravamo 4 gatti a cui piacevano gli orologi e ogni tanto si scambiava qualche messaggio sui forum più conosciuti, orologi e passioni. Ce n'erano diversi, eravamo noi, insomma, ogni tanto si apriva un post diverso, ogni tanto qualcuno comprava un orologio nuovo e lo presentava agli amici virtuali, e devo dire che non si stava affatto male, non si stava così male, quindi tanti nuovi appassionati rimarranno comunque, perché al di là del mercato si sono appassionati probabilmente agli orologi, vogliono perseguire questa passione, come te sicuramente, e tutti gli altri che magari erano interessati soltanto al mercato e per questo motivo si allontaneranno dagli orologi, forse è anche meglio così. L'abbiamo detto e penso che sia proprio quasi una questione statistica, no, il 90% delle persone che comprava a listino almeno, o anche da reseller, erano praticamente speculatori. Eravamo Sì. davvero una piccola percentuale di quelle persone che compravano per il tipico regalo del matrimonio, di laurea o per semplice passione, per diciamo allargare la propria collezione. Quindi sicuramente il mercato la subirà questa questione, però chissà, magari poi coi prezzi più bassi c'è chi diceva di quel 90%, un 30% dice: "Ammazza, quell'orologio lì l'ho comprato o almeno lo volevo comprare a 30.000, adesso sta a 15, magari me lo prendo", perché Sì, sì, è vero, è uno non verissimo. può mai Cioè, sapere. io ho preso dei vintage proprio approfittando di questo momento di mercato che normalmente prima ci si sognava. Esatto. Anche da parte dei venditori c'è molto più interesse a vendere, molta più apertura, no? Proprio perché le vendite diminuiscono. Quindi per me va benissimo, insomma. A proposito, 7 anni fa circa comprai un Rolex Explorer 2 bianco, il Polar, a 3.200 euro full set. Esatto. Io quando ho detto di 3000 mi riferivo esattamente al Polar io. Perché Al io lo Polar. vedevo una volta, cioè a me un orologio piace un sacco, lo vedevo una volta e stava a 3, ma avevo Sì, 16 anni, non era impensabile, cioè già 3 erano tantissimi per me. sì. Ora che lo vedevo a 8, 9, diciamo un po' troppo. Ora sta tornando a 6 e dici: "Va bene, Sì, già 6 è sì, accettabile". sì. Sta tornando a 6 e se dovesse continuare così, secondo me è un orologio che si comprerà Sì. abbastanza facilmente a 5. Ma il suo prezzo secondo me, comunque si Anche parla meno il già suo prezzo, inizia però a essere sì, anche meno, però comunque inizia a essere un orologio comunque un 5 cifre. Quanti anni c'ha? 20 anni quell'orologio lì. Non stai sì, comprando un dipende, orologio in anche produzione. 20. Allora, io lo sai, sono sempre stato, poco d'accordo al comprare fuori listino, a meno che non si parlasse di orologi davvero molto rari, o prodotti cioè scusami, pezzi in produzione, perché comunque non ci trovo il senso, ecco. Piuttosto me ne compro 2 che mi piacciono e mi emozionano allo stesso modo con gli stessi soldi, o magari li metto da parte per un qualcosa di più grosso che riesco a trovare al listino. Questa confusione che si è creata adesso, si è creata soltanto per i moderni, diciamocelo, e secondo me bisognerebbe analizzare 2 movimenti e strategie di mercato che sono state, fatte da
le due case principali, parlando di marchi, non di maison orologiere, perché se parliamo di maison orologiere parliamo di tutt'altra storia, parliamo di Patek, parliamo di Vacheron, almeno dal mio punto di vista. Però se paragoniamo sempre questo paragone continuo tra Rolex e Omega, bisogna parlare delle due operazioni che hanno caratterizzato secondo me il mercato di quest'anno. La prima, che secondo me se ne è parlato tantissimo, veramente anche troppo secondo me, che è quella di Rolex, ma che tutto questo cambiamento al mercato onestamente non l'ho visto, è un qualcosa che probabilmente sì, può cambiare il mercato, ma secondo me attualmente non lo sta neanche sfiorando. Vabbè, però quello è qualcosa che arriverà negli altri concessionari al di là di Bucherer a metà sicuramente, 2023. ma se si parla dei prezzi, Ale, se si parla dei prezzi che stanno facendo vedere degli scontrini paurosi, quegli orologi lì non se li compra nessuno secondo me. Però diciamo che è una cosa che vedremo più in là, ma non andrà a toccare troppo quello che è il mercato, perché è un mercato che sta calando indipendentemente da quel discorso lì. Una mossa di mercato secondo me è stata la mossa più geniale che abbia mai visto probabilmente nella mia vita, e sono davvero serio, probabilmente perché parlando sempre di orologeria magari mi confronto anche con chi no, mettermi solo in grande. Gli Omega per Swatch sono secondo me i Moose Watch sono stati una mossa clamorosa, Ale, secondo me del mercato di quest'anno. Quelli lì hanno fatto avvicinare tantissime persone all'orologeria, moltissime persone che fino a un anno fa non sapevano neanche cosa fosse un orologio, quest'anno lo sanno leggere, gli piace avere l'orologio al polso, sanno cos'è il Moonwatch, e io ti giuro, quella è stata un'operazione particolare. Per esempio un mio amico neofita, tra l'altro uno dei primissimi video sul canale con ospite Lorenzo, 2 giorni fa mi ha chiamato di mattina chiedendomi quale orologio prendere perché era in Swatch e ce n'era qualcuno disponibile. Non ha mai portato l'orologio, anzi normalmente gli dà fastidio, conosce un po' l'orologeria, conosce i marchi principali, però è anche vero che per quanto molti lo abbiano criticato e tanti altri invece lo abbiano amato sin da subito, c'è da dire che ha consentito a tantissimi di comprare qualcosa di effettivamente iconico, anche soltanto per la trovata commerciale, con 250, oggi 260 euro. Il che secondo me ha fatto bene all'orologeria. Io non l'ho comprato onestamente perché ne volevo soltanto 2. Avrei voluto comprare 2 di tutta la collezione, che erano il blu, che però colorava i polsi, quindi l'hanno tolto di produzione, e il rosso. E tra l'altro del blu i pochi che sono rimasti in circolazione li vendono a cifre astronomiche, poi non so se li vendono, però. Ma posso dirti, quello là io lo capisco, ha senso per me, ok? Perché un orologio che hanno tolto di produzione è stato in produzione praticamente 2 settimane, se non di meno addirittura, quindi ci sta. E quello lì sarà un orologio del quale secondo me ne parleremo fra 10 anni come l'FXD, secondo me. Però, e l'altro invece è il rosso, non so, Marte, non so qual è il pianeta, che è bellissimo, ha una sua storia, diciamo è collegato anche a un altro Speedmaster. E Sì. credimi, il fratellino piccolo della mia ragazza, che è piccolo, non gli interessa nulla, gli hanno regalato un Moose Watch, mi ha raccontato queste storie qui, mi faceva guarda dietro nel fondello c'è il pianeta, questo e quest'altro, sono in bioceramica, questo e questo. Io ho detto figo, cioè vuol dire che è una mossa geniale. Io non li ho comprati perché onestamente non mi fanno impazzire, probabilmente me ne pentirò e probabilmente li comprerò, sono sicuro che entro quest'anno ne comprerò uno. Io alla fine ne ho preso un paio, praticamente non li uso, anche se il Saturn in estate l'ho utilizzato parecchio, anche a mare. Sì. Mi piacciono, sono i 2 che volevo, anzi c'è il Mercury che mi piacerebbe avere, che non utilizzerei come gli altri 2 che ho, però no, li ritengo insomma degli oggettini da avere in collezione, da raccontare soprattutto in futuro. Esatto, no, io probabilmente lo comprerò esattamente solo per quello, per dire fra 10 anni, sai, come quelli che avevano il Grand Prix, il Pradè, sì, e dicevano appunto guarda questo qui ora è schizzato, no? E quindi diciamo che è per raccontare una storia. Non so se li indosserei perché non è la tipologia di orologio che mi piace indossare, però comunque probabilmente lo comprerò, ma parlando di strategia di marketing, quella lì secondo me rimarrà davvero nella storia dell'orologeria. Una roba clamorosa. Novità clamorosa del 2022 per te è l'operazione Swatch. Per me senza dubbio, perché nel momento in cui tutto stava per crollare, cioè perché subito dopo l'uscita dei Moose Watch, che è stata ad aprile se non erro, marzo-aprile, quando è stato da maggio, il mercato dell'orologeria ha iniziato a subire un pochino di assestamenti, no?
E quello lì, nonostante appunto questi assestamenti, fuori dalla Swatch c'erano le persone in fila. Mi ricorda quasi le storie che mi raccontate voi più esperti, di quando appunto gli orologi meccanici stavano andando ormai in discarica e gli Swatch praticamente venivano acquistati come le bottigliette d'acqua, no? Praticamente, se ci pensi, sono davvero due cose molto similari, no? Ed è simpatico il fatto che ci sia sempre la Swatch di mezzo, che davvero non sbaglia un colpo, secondo me. Rimanendo su Omega, l'operazione che mi è piaciuta meno è quella di lancio praticamente di una collezione quasi interamente basata sui colori, sui colori Rolex, sugli stilemi Rolex. Non parlo soltanto degli acquaterra colorati, che peraltro mi piacciono anche, non escludo che ne prenderò uno, il giallo soprattutto, ma anche quegli altri stilemi che sono stati veramente un po' troppo ispirati a Rolex, dallo Speedmaster con il bracciale in caucciù nero con quadrante, oro con quadrante oro e con subcontatori neri, che è praticamente un Pikachu, forse sì, il Pikachu praticamente con il dial dorato, fino ad arrivare allo Speedmaster in oro con quadrante verde, tutta la linea degli Omega acquaterra colorati. Quella è stata un'operazione che ho criticato molto, ma non perché Omega si ispiri a Rolex, insomma, non mi interessa nulla, più che altro perché Omega vanta una storia della Maison, insomma, come ho detto anche a inizio 2022, che le consente di muoversi un po' come preferisce. Non c'è bisogno di fare le stesse cose che fa Rolex. Vanno di moda, piacciono, siamo tutti d'accordo, però non c'è bisogno di farle uguali. Omega è in grado di vendere e disegnare i propri orologi in maniera assolutamente unica, senza dover imitare nessuno, e insomma la cosa un po' da appassionato mi è dispiaciuta, ecco, e questo è stato il sentimento principale. Poi naturalmente ha tirato fuori il Planet Ocean, che praticamente è stato, possiamo dire, imitato da Rolex invece con il Challenge degli orologi, eccolo qua, degli orologi estremi, dove effettivamente è stata Rolex un po' a inseguire il livello tecnico. Sì. Stavo per dire proprio questo. Si sono un po' hanno fatto un po' Tom e Jerry, diciamo. E magari lo fanno da tanti anni, no? Quindi c'è poco Sì. funziona così. La Anche il diatriba bello. infinita Rolex Omega è Ma questa. in tutto è così, Ale. Lamborghini, Ferrari, è sempre stato così, no? Comunque ti volevo fare una domanda. Dimmi 5 orologi o comunque nuove uscite o novità che ti aspetti nel 2023. Che mi aspetto nel 2023? Sì. Cosa vorresti? Tu cosa vorresti? Cosa vorresti vedere nel 2023? Se ne è una la diremo uguale, le altre non penso. Devono essere soltanto orologi oppure anche... No, una novità, strategie, come sono appunto abbiamo parlato adesso di... Ok, mi sistemo il pabellone. La prima novità che vorrei è un'edizione limitata dello Speedmaster, come se non ce ne fossero abbastanza, tra l'altro, che però praticamente richiami in toto il 105012, il primo Speedmaster che è andato effettivamente sulla Luna al polso di Buzz Aldrin e non al polso di Neil Armstrong, perché lo lasciò sull'EM, dato che la strumentazione si era un po' disintegrata. E allora mi piacerebbe moltissimo un 105012, logo applicato, bracciale flatlink, però uno strumento, quindi non la solita edizione bella ma preziosa dello Speedmaster, così come è stata a un prezzo normale, dici anche. Diciamo anche 10.000, sì, ok, come sì, edizione 10.000, limitata. 10.000 Sui 10.000, sì, assolutamente. Però ecco, una vera riedizione, non qualcosa da teca, qualcosa da collezionista, qualcosa da indossare che richiami effettivamente un 105-012, naturalmente con all'interno un 321. Questa è la prima. Poi c'è la seconda, ma non so se possiamo chiamarla novità.
Però mi piacerebbe che il CPO di Rolex, il Certified Pre-Owned, sposti gli equilibri di mercato. Quindi Rolex sia in grado di gestire l'usato per riportarlo a valori normali, diciamo così. Che significa? Significa che mi aspetterei, anzi mi piacerebbe, che Rolex imponga ai concessionari un prezzo dell'usato, per esempio, leggermente inferiore al listino. Non accadrà mai, però questo è quello che mi auguro possa fare il CPO program di Rolex, e ne gioveremmo un po' tutti. Poi, come altre novità, oltre Omega e Rolex, ci sarebbe tantissimo altro da dire. Per esempio, mi piacerebbe una nuova edizione prototipale dello Zenith il Primero, così come abbiamo visto anche in un video dove in confezione davano i quadranti prototipo trovati, racconta Zenith in soffitta, e naturalmente queste storie a noi appassionati fanno impazzire. Mi piacerebbe comprare un Jaeger Ultra reverso, magari il 2023 è l'anno giusto. A me piace il vintage, piace la misura media senza secondina ad ore 6, magari tra le varie cose questo è una che realizzerò. E poi c'è l'ultima novità che mi piacerebbe, è una nuova uscita da parte di HTD, parlando di micro brand, così come abbiamo detto anche nel video di ieri. Tu sorridi, chissà se il 2023 ci porterà delle novità speciali da parte di HTD. Vediamo, tu che cosa vorresti invece? Guarda, ti dico, l'ultima sarebbe stata la Vai. mia bonus, era giusto per buttare Ok. un po' di pepe. Un po' di polvere negli occhi. Vai. Esatto. Comunque, allora, no, io vado un po' più sul semplice, le ho pensate, in realtà ci penso da un bel po' di tempo. Allora, a me piacerebbe vedere, me la sparo subito, in Rolex ne parlano tantissimi, Daytona Acciaio Oro Rosa, mi piacerebbe da impazzire. Sì, sarebbe davvero interessante da vedere. Poi mi piacerebbe vedere un Omega Seamaster con un bracciale che fosse decente, vi prego. È vero, bravo. Ma me lo compro, bravo. ve lo giuro che me lo compro se lo fate per bene. È vero. Non ci avevo pensato, però questo, vedi, se lo fanno io lo compro, così come sì, ho preso lo Speedmaster col nuovo bracciale, il Seamaster lo prendo. Ma perché quello lì spaccherebbe, vedi Ale, quello lì fa un bracciale un po' più particolare, ma anche più particolare, ma che fosse un po' più indossabile, un po' più rastremato. Ma guarda, posso dire una cosa, a me piacerebbe anche uguale, purché sia un 2016, come hanno fatto con lo Speedmaster. Sì, anche lo stesso disegno con le 5 maglie. Mi va bene. A me non tanto, lo cambiassero in qualche dettaglino, che come ho confessato io un paio di giorni fa sul gruppo, mi sta iniziando a piacere. Non lo so se sta cambiando qualcosa. È grave, lo so, è grave. No, ma non c'è paragone, rispetto al nuovo non c'è paragone. Poi passiamo alla terza. Ne parliamo sempre. Bulgari octofinissimo, un po' più piccolo, se è possibile, un po' più Ma non si può, me l'ha detto, lo so, ma proprio, me l'ha detto il reparto tecnico all'evento con Mossa, ti ricordi? Ma se tu al mio bisnonno andavi a dire che le macchine andavano a elettricità, sai cosa ti diceva? Ti tirava uno schiaffo. Quindi tutto si può fare nella vita, dai, si può fare, una soluzione trovatela, Bulgari, vi prego. Un'altra cosa che mi piacerebbe molto un HTD. No, quella è la sesta, il bonus, quello lì. No. Perché è l'unico che mi posso comprare fra tutti. Io un Patek Calatrava da 36 mm, se non da 34, che ormai li fanno solo da 39. 34 ci vuole, 34 un Calatrava da 34 ma se vogliamo fare le misure, come dire, un po' più moderne, che siano, diciamola anche da 36 va bene, sta bene più o meno qui. Va bene. Veniamoci incontro, dai. L'ultimo, ma non ultimo, e non ultimo per importanza, un bel Cartier Tank, misura grande, manuale. Che cosa vi sto chiedendo? Bravo. Rosario, oggi mi hai stupito, dammi la mano. Oggi mi hai stupito con delle richieste che non avevo, ma di cui avevo bisogno, o una cosa del genere, di cui non avevo bisogno, ma che... E ne dico anche un'altra, perché mi hai fatto venire in mente una cosa, parlando di nuovo di Rolex, però se escono le cose che tu desideri, le compro tutte, ma parlando di Rolex, a me piacerebbe che Rolex si mettesse in testa che
il bracciale Oyster Flex è bello e deve essere opzionale anche sul sub, sui Daytona acciaio, sullo Yachtmaster, così come ce l'hanno già quelli in oro bianco e oro rosa, anche soltanto come opzionale. Insomma, mi piacerebbe che un orologio come il sub di Rolex possa poi effettivamente montare un bracciale tecnico come l'Oyster Flex, perché poi è molto bello, è molto comodo e ben fatto, insomma. Perché comunque attualmente, per esempio, col tuo Daytona in questo momento che indossi, non potresti montare il suo bracciale? No, la cassa è diversa sui Sì. Daytona in oro, hanno una forma completamente diversa, quindi E questa cosa è iniziata, se non erro, con i Daytona Zenith, giusto? Quando montavano i cinturini in pelle. Perché non ne ho mai prima, avuto uno e non so se i Daytona con cinturino in pelle, così come gli Oyster FX, ma penso di sì, in se non realtà sbaglio, sì. avessero una cassa completamente diversa. Sì. Se non Non te sbaglio lo so proprio di sì. dire. Vabbè, puoi metterci magari un cinturino in pelle o un qualcosa del genere, però Ci sul tuo non ci metto un nato, ci metto un nato. un nato. Un nato di razza. E il bonus è quello lì che hai detto tu per ultimo, dai, Un ce lo HT, regaliamo. un Quest'anno magari HTT ce ce lo lo regaliamo, regaleremo. dai. Un altro Va HTT bene. ce lo regaliamo. Un Ma bello speriamo, Space sì, Boy. speriamo di sì. Parlando di quotazioni, non so se hai visto che il mercato crollava e gli HTD Aquatic sono finiti in vendita sul sito Sì. di HTD, insomma, della Maison, e adesso si vendono mediamente tra i 1000 e i 1500 euro. E evidentemente HTD ha convinto gli appassionati. Ci vorrebbe un altro bel cronografo, da usare in Vediamo. pista. Vediamo. Vediamo. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ormai manca pochissimo, mancano 30 minuti in meno di prima a Capodanno. Noi naturalmente vi ringraziamo per quest'anno molto proficuo qua su YouTube, è stato un anno di video, di live, è stato un anno di nuove amicizie, di tante novità, e tante novità ci saranno anche sicuramente nel 2023, quindi non possiamo far altro che ringraziarvi davvero per il supporto e per essere stati con noi in tutti i nostri video e anche in questo di fine anno. Se ci seguite, iscrivetevi. Se non vi piacciono i nostri video, ditelo comunque ai vostri amici, perché non è giusto che ve li sorbiate soltanto voi. Tanti auguri, ci vediamo appunto conclusa questa ennesima stagione di Talk. Ci vediamo il prossimo anno. Ci vediamo l'anno prossimo. Tanti auguri e buon anno a tutti. Ciao. Ciao ragazzi.